Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme come funziona il grid bot, funzionalità appena inserita sull'exchange di Bybit. Si avrà la possibilità di inserire un grid bot in modo manuale oppure utilizzando l'intelligenza artificiale dell'exchange. Ma prima di cominciare vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina. E in ultimo, ma non meno importante, se avete voglia di condividere i miei video e di lasciarmi un like. E ora andiamo a vedere come funziona il grid bot su Bybit dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di Bybit, raggiungibile all'indirizzo bybit.com. Se non conoscete questo exchange, in basso sul mio canale YouTube potete trovare una playlist dedicata a diversi exchange, compreso Bybit, che contiene già 4 video esplicativi. Nel breve video di oggi, andiamo a vedere la nuova funzionalità che possiamo trovare nella sezione Trade e in basso alla voce New Trading Bot. Infatti di recente, come sta succedendo sui maggiori exchange, hanno inserito la possibilità di utilizzare un bot a griglia. Come vediamo nell'immagine, il bot a griglia opera all'interno di un massimo e un minimo, all'interno dei quali il bot disegna virtualmente delle griglie, come le vedete segnate sia in verde che in rosso. All'interno di queste griglie si crea quell'automatismo del bot che fa acquistare e vendere più volte una determinata coppia di criptovalute da noi disegnate per massimizzare i nostri profitti. Il bot in questione è dedicato al mercato spot e non si pagano delle fee aggiuntive alle commissioni di trading per utilizzare questo servizio. Ovviamente bisogna avere un account registrato all'interno dell'exchange e dei fondi da utilizzare per l'appunto nel mercato spot dedicato al grid bot. Quindi per depositare dovete andare su Asset Overview, cliccare su Deposit, scegliere la valuta USDT, scendere in basso e andare a selezionare appunto il deposito sul mercato spot. Attenzione a non andare a metterlo nei derivati. Dopodiché tornate al grid bot. Come sempre non pensate di utilizzare un bot automatico ed essere sempre in profitto. I grid bot presentano dei rischi pur avendo intelligenza artificiale eventualmente annessa a seconda dell'exchange. Il bot a griglia funzionano degnamente in assenza di trend oppure per chi preferisce a trend laterale, ma quando la valuta che abbiamo scelto da utilizzare nel grid bot entra in trend, a seconda delle griglie che abbiamo inserito, possono saltare e quindi possiamo anche andare in negativo. Quindi bisogna tenere sempre a mente che possiamo perdere dei soldi e utilizzare un grid bot con pochi fondi, vi dico sinceramente che non ha senso. Inizia a ragionarsi, ma siamo proprio sul filo del rasoio per utilizzare appieno un bot dai $600 almeno in su. Ovviamente più fondi abbiamo, più griglie possiamo inserire all'interno di un range e quindi possiamo far lavorare meglio l'automatismo del bot. Arrivati nella pagina del grid bot, vi consiglio di andare a cliccare sul video direttamente su YouTube, magari mettete i sottotitoli in italiano, che vi spiega nel dettaglio come funziona il grid bot. Più sotto abbiamo il daily ranking, le coppie di valuta che hanno un maggior APR, e il 7-day ranking, e cliccando su copy andremo a copiare le impostazioni che sta utilizzando ad esempio questo trader per il suo grid bot, e più a fianco abbiamo quanti utenti stanno copiando questo trader che si chiama Burundi. Volendo creare un bot da zero si clicca su create bot, si apre questa schermata dove si può andare a scegliere il pair di valuta, come ad esempio ETC USDT, TRX USDT, Ape USDT e così via. Viene sempre messa come coppia una criptovaluta o un token con USDT, perché USDT, essendo una valuta stabile, durante le operazioni il grid bot cambia la valuta o il token in USDT e rimane più stabile come prezzo. Supponiamo di voler
andare a impostare, come capita spesso a chi utilizza il bot, Bitcoin USDT. Si va a selezionare questa coppia. Da questo punto in poi converrebbe aprire la schermata di TradingView sulla coppia Bitcoin USDT, andare a vedere i movimenti che sta effettuando Bitcoin in questo momento, nelle ore precedenti, e che cosa si può prospettare nelle ore e nei giorni futuri, e andare a inserire un price range, un lower price e un upper price. Quindi cercate sempre di guardare anche il movimento della valuta che avete scelto su TradingView o su un altro portale che preferite e non selezionare dei price range a caso. In alternativa, se non siete molto pratici, potete affidarvi all'intelligenza artificiale del bot, quindi autofill. Vedete che va a impostarvi un range di prezzo tra i 19.997 e i 25.754 e un numero di griglie pari a 31, e più sotto vi va ad indicare quanto sarebbe il minimo di fondi per poter avviare questo bot, quindi $363,82. Ovviamente i fondi da depositare sono in USDT. L'inserimento dell'automatismo tiene conto normalmente degli ultimi 7 giorni, quindi non garantisce che queste impostazioni che andavano bene 7 giorni precedenti possano anche andare bene nei giorni successivi a quando avviamo il nostro bot. E con 31 griglie impostate in modo automatico abbiamo un intervallo di $185. Vedete che all'aumentare delle griglie l'intervallo scende, al diminuire delle griglie l'intervallo ovviamente sale, e potete anche vedere ipoteticamente le percentuali di profitto. Una volta impastati tutti i parametri si va su crea nuovo bot. All'interno del portafoglio, comunque una volta che creerete il bot ve lo suggerirà, bisognerà detenere anche una minima quantità di Bitcoin, o eventualmente, se utilizzate ad esempio ETC, USDT, una piccola porzione di ETC per coprire un eventuale acquisto e sell repentino. Ma non vi preoccupate, nella pagina successiva vi dice quanto dovreste detenere, e sono veramente pochissimi satoshi in questo caso. Una volta creato il bot avremo la pagina dove andare a vedere tutti i dettagli acquisti e vendite, profitti e perdite, e la possibilità di chiudere il bot. Chiudendo il bot, l'exchange chiederà se vogliamo chiudere con USDT, quindi avere quello che rimane o quello che avevamo investito più il profitto in Bitcoin, oppure USDT, oppure scegliere sia Bitcoin che USDT, dividere così la fetta. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine di questo contenuto. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Come ho fatto in apertura, vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale. Vi ringrazio di cuore per questo e ci vediamo presto. Ciao a tutti!